Ciao a tutti e bentornati su Kate Medio, sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto, un cestino facile e veloce da realizzare che raffigura le orecchie di un gattino o cagnolino, dipende dai punti di vista, nel mio caso è gattino perché io ho un gatto. È veramente molto semplice da realizzare e può essere un'ottima idea regalo per chi ama appunto gli animali. Per questo progetto ho utilizzato degli amanzi di cordino, nello specifico Linda Big di Borgo dei Pazzi, di cui vi lascio il link nel box informazione insieme al codice sconto se può esservi utile. È valido comunque su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi non solo per il cordino. Ma comunque non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno del cordino, io utilizzerò nello specifico il cordino Linda Big di Borgo dei Pazzi, uncinetto numero 6, ago da lana e possiamo partire con il tutorial di oggi. Iniziamo avviando delle catenelle, il numero preciso lo troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi facciamo il cappetto iniziale e lavoriamo delle catenelle. Fatte le catenelle, io ne ho lavorate 12, torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Continueremo lavorando righe di andata e ritorno a maglia bassa per il numero totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi voltiamo il lavoro e si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Bene, ho lavorato 11 righe, ho raggiunto circa 14 cm. A questo punto vado a fare il giro di rifinitura a maglia bassa, quindi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, facendo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa in ogni angolo. Qui ho già la maglia bassa, quindi faccio una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, dopodiché procedo facendo una maglia bassa per ogni riga. Qui nell'angolo vado a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto,
Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Nel prossimo angolo ripeto lo stesso procedimento, quindi faccio una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e qui vado a chiudere poi con maglia bassissima. A questo punto taglio il filo, chiudo con asola di chiusura e poi mi vado a riagganciare di nuovo sulla base. Ora riprendiamo il filo, stesso uncinetto ovviamente, facciamo il cappetto iniziale e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi. Io mi aggancio qui, prendo solo la metà catenella retro in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa in costa retro ovviamente. Procedo in questo modo per ogni punto sottostante, ma farò un ulteriore aumento per ogni angolo, quindi in ogni angolo andrò a lavorare un aumento. Qui nell'angolo vado a lavorare un aumento formato da 2 maglie basse, quindi una e 2 nello stesso punto, dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e nel prossimo angolo ripeterò lo stesso procedimento, quindi un altro aumento, così per i 4 angoli ovviamente. Ultimo angolo, ultimo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Dopodiché chiudo in questo modo, entro con l'uncinetto dal retro verso di me, prendo l'asola, la tiro, la porto all'interno e da questo momento in poi procederò lavorando a punto maglia. Quindi cosa faccio? Entro nel primo punto, quindi proprio al centro della maglia bassa, prendo la solina e lavoro una maglia bassa in questo modo. Procedo nello stesso modo, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, tiro fuori il filo e chiudo a maglia bassa. In questo modo lavoreremo a punto maglia, il punto sarà più fitto e la lavorazione più rigida.
Procediamo sempre nello stesso modo. Entriamo proprio dove si crea la V con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e chiudiamo a maglia bassa. Io ovviamente non farò più aumenti, se voi preferite potete farne sempre agli angoli, però non penso ci sia bisogno, quindi lavoriamo tutto il giro in questo modo. Terminato il giro, chiudiamo più o meno nello stesso modo, quindi entriamo con l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asola, la portiamo all'interno e questa volta andiamo ad inserire l'uncinetto nell'ultimo punto lavorato. Quindi lavoriamo sempre a punto maglia, entriamo al centro della maglia, prendiamo l'asola, tiriamo il filo e riprendiamo a lavorare. Quindi puntiamo l'uncinetto sempre al centro di ogni maglia e lavoriamo una maglia bassa, però si creerà questa trama fitta chiamata punto maglia. Procederemo in questo modo per il totale di giri che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri oppure fino a raggiungere l'altezza desiderata. Bene, ho lavorato 5 giri in totale perché altrimenti non mi bastava il filato. Ho raggiunto 6 cm di altezza. A questo punto, come potete notare, ho messo anche dei marcapunti. Questi mi serviranno per creare le orecchie da gatto. Ho messo il primo marcapunti nel punto d'angolo. Ho contato 1, 2, 3 e 4, ho messo il marcapunti e ho fatto lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi ho messo l'altro marcapunti sul punto d'angolo, ho contato 4 punti e ho messo il marcapunti. Ovviamente il tutto è basato sui punti che ho io sul mio progetto, ho utilizzato comunque un filato molto grosso, quindi voi regolatevi in base ai punti che avete sul vostro progetto, magari vi lascio qui sullo schermo le misure in centimetri. A questo punto si chiude il giro come abbiamo fatto finora, quindi facciamo passare l'asola sul retro e poi riprendiamo la lavorazione come abbiamo fatto finora, quindi a punto maglia, e faremo questo fino ad arrivare al primo marcapunti.
Arrivati al marcapunti andiamo a lavorare anche il punto che avevamo segnato, quindi rimuoviamo il marcapunti e andiamo a lavorare un punto maglia anche su questo punto. Dopodiché procediamo lavorando 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Andiamo poi a lavorare un punto maglia esattamente dove abbiamo il secondo marcapunti, quindi saltiamo 1, 2, 3 punti e andiamo nel quarto dove avevamo messo il marcapunti e andiamo a fare un punto maglia. In questo modo procediamo lavorando un punto maglia fino ad arrivare al prossimo marcapunti. E di nuovo 11 catenelle. Chiudiamo con un punto maglia nel punto marcato, quindi saltiamo sempre 3 punti e poi continuiamo tranquillamente a lavorare il punto maglia per tutto il giro, quindi terminiamo il giro in questo modo. Questo sarà il risultato, ovviamente poi dobbiamo andare a rifinire il tutto. Terminato il giro lo chiudiamo sempre nello stesso identico modo. Dopodiché procediamo con la lavorazione a punto maglia fino ad arrivare alle catenelle. Lavoriamo anche il punto prima delle catenelle. Dopodiché andiamo a lavorare all'interno delle catenelle innanzitutto 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo ora 2 catenelle, quindi 1 e 2 e di nuovo 5 maglie basse sempre all'interno delle catenelle. In questo modo. Ora procediamo lavorando un punto maglia su ogni punto che abbiamo sottostante fino ad arrivare alle prossime catenelle.
Ora ripetiamo lo stesso procedimento, quindi 5 maglie basse all'interno delle catenelle ovviamente. Due catenelle e di nuovo 5 maglie basse sempre all'interno delle 5 catenelle. Si procede poi continuando a lavorare a punto maglia fino a terminare tutto il giro. Terminato il giro, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto, per rendere tutto più natalizio, ho questo avanzo di Inda Big bianco, vado a rifinire il bordo proprio con questo cordino. Quindi cappietto iniziale, ci andiamo ad agganciare su una maglia qualsiasi del bordo, inseriamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, prendiamo il cappietto, lo tiriamo fuori e procediamo lavorando a maglia bassissima in costa retro lungo tutto il bordo. Quindi lavoreremo una maglia bassissima in ogni punto fino a rifinire tutto il bordo. Terminato anche questo giro, non ci resta che tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura ed avremo terminato. E questo sarà il risultato finale una volta terminato. Io sto vedendo lo schermino e mi rendo conto che in video non rende molto, ma dal vivo è veramente grazioso, super carino ed è veramente un'idea regalo originale e bellissima per Natale o anche per altre festività, perché comunque un cestino può essere sempre utile perché ci si può mettere di tutto dentro ed è un regalo perfetto per chi ama appunto gli animali e i gatti.
progetti, quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su, condividete il video con tutte le vostre amiche creative e se realizzerete questo cestino mi raccomando mandatemi le foto su Instagram o Facebook così potrò condividerle sulle mie storie. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!